Benvenuti amici a questo nuovo canale YouTube Ivo il Divo della Pizza. In questo primo video andiamo a vedere chi sono, innanzitutto, e poi andiamo a vedere quali saranno gli strumenti che vi serviranno per seguire i prossimi video. Bene amici, come vi dicevo prima, io sono Ivo, non sono un pizzaiolo. Quello che andremo a trattare in questo canale sono tutte video ricette, video tutorial su come preparare delle ottime pizze anche da casa. Nella vita mi occupo di tutt'altro, ma da un anno a questa parte ho deciso di approfondire il discorso degli impasti e delle pizze in particolar modo, in quanto, come ben sapete, abbiamo tutti vissuto un anno di pandemia da coronavirus. Questo, specialmente durante il primo lockdown avvenuto nel marzo 2020, ha portato molti di noi a rimanere chiusi nelle proprie case, quindi perché non mettersi a approfondire le nostre passioni, chi per la musica, chi per la cucina, chi ne ha più ne metta. Io in particolar modo ho deciso di approfondire tutto il discorso inerente all'arte bianca, quindi tutto ciò che riguarda impasti con farine. In quel periodo io e la mia compagna stavamo girando molte pizzerie napoletane, da lì è nato l'amore per questo prodotto 100% italiano, che è uno dei nostri orgogli da italiani. E da amante della pizza napoletana ho deciso quindi di approfondire e studiare l'argomento, e vi assicuro, su tutta la tematica degli impasti e in particolar modo della pizza c'è veramente un mondo da studiare, da capire, perché tutto dipende dalle temperature, dipende dai tempi di lievitazione, di maturazione, comunque sono tutti argomenti che andremo a trattare pian piano nel corso dei video che vi presenterò. In questo primo video volevo presentarvi quali sono gli strumenti propedeutici per poter seguire poi tutte le mie video ricette. Quindi ora ci spostiamo in cucina e andiamo a vedere quali saranno. Bene, eccoci arrivati in cucina e questo è tutto ciò di cui avrete bisogno per seguire i miei video tutorial. Allora, partiamo. Avremo bisogno di una bilancia di precisione, perché per le quantità di lievito che dovremo andare a pesare, specialmente per la pizza napoletana, sarà veramente necessaria, come vedrete. Poi una classica bilancia digitale analogica per pesare invece quantità un po' più sostanziose. Avrete bisogno di una spatola, io ne ho due, sia una in plastica che una metallica. Questa la utilizzo per fare la pirlatura degli impasti, e questa mentre questa la utilizzo per lo staglio dei pannelli e per toglierli dalle cassette. Avrete bisogno anche di un cilindro graduato, comunque di una ciotola, quello che volete. Io l'ho presa così col beccuccio perché mi viene più comoda poi per versarla nella planetaria, in cui andremo a pesare appunto i liquidi. Io mi sono pure attrezzato con questa spatola che vi consiglio, è una spatola da barbecue che utilizzo per pulire la pietra refrattaria quando tra una pizza e l'altra vedo che la pietra refrattaria magari ha dei residui di farina, eccetera eccetera. Questa è la cosa giusta. Vabbè, inutile dirvi che questo è lo strumento principale. Io ho acquistato questa, che è una pala metallica forata, in questo modo la farina in eccesso scivolerà via senza finire in forno. Altrimenti ce ne sono di vari tipi, diverse dimensioni, di legno, insomma vi sbizzarrite voi come preferite. Poi ovviamente alla fine del video vi metterò tutti i link in descrizione con tutti gli strumenti che ho comprato io. Qui sotto, come vedete, c'è una spianatoia, io l'ho acquistata in acciaio inox ed è anche quella che vi consiglio anche per una questione igienica. L'acciaio inox è l'ideale, inoltre non assorbe gli odori, e su questo riuscirete a impastare senza alcuna difficoltà. Poi io ho comprato un pirometro laser, è una sorta di termometro, come vedete. Praticamente voi tenete premuto, puntate nel caso delle pizze sulla pietra refrattaria del forno o nel forno per tenere monitorata la temperatura e poter infornare la temperatura che desiderate. Questo è un termometro che misura da meno 32 gradi centigradi fino a più 550 gradi centigradi, quindi è un range più che valido per quello a cui servirà a noi. Io ho acquistato anche questo termometro da cucina, è un termometro che utilizzo per misurare la temperatura degli impasti, cioè nel momento in cui finisco di impastare misuro la temperatura dell'impasto per verificare che il range di temperatura sia quello corretto, ma poi vi spiegherò tutto.
Mi sono attrezzato anche con un paio di forbici da cucina per poter effettuare il taglio una volta che ho finito di preparare le mie pizze, per non andare a rovinare quella che è la livellatura del cornicione e poter fare delle fotografie. Non è necessario, per chi come me è malato è uno strumento necessario. Vabbè, inutile dirvi che vi serviranno delle farine, poi andremo a vedere quali sono le tipologie di farine adatte ad ogni tipo di impasto. Io per esempio qui ho una farina Caputo, che è una che utilizzo moltissimo, e una farina di semola rimacinata di grano duro che utilizzo invece per la stesura. Poi, ripeto, vi spiegherò perché utilizzo questa. Un mattarello che in realtà per la pizza napoletana non uso, ma come vedrete la utilizzerò per una ricetta particolare. Quindi per le pizze questa, dimenticatevela quasi. Abbiamo una cassetta porta impasti in cui io vado a inserire tutti i pannelli una volta effettuato lo staglio per la lievitazione finale. Poi, vabbè, lievito di birra. Ci sono varie tipologie, come già sapete, c'è il lievito di birra secco, il lievito di birra in panetto, fresco, insomma, poi vedremo le differenze e anche le differenze delle quantità in base al tipo di lievito. Sale fino, olio, ok, tutto vedremo poi con calma. Io ho acquistato questi guanti da forno che sono davvero eccezionali perché mi serviranno con il fornetto che poi riceverò tra poco, di cui farò poi un video a parte. Questi guanti li ho già provati con il forno di casa o comunque con le pentole, devo dire che sono veramente molto validi e non lasciano passare il calore, quindi non ci scottiamo. Poi ho acquistato questo contenitore ermetico davvero bellissimo, da una capacità di circa 6-7 litri, ora non ricordo esattamente, in cui metto la massa intera appena impastata a maturare prima di effettuare poi quello che sarà lo staglio. Ho comprato questo perché è veramente molto capiente e ha un coperchio veramente che tiene benissimo, quindi veramente ermetico al 100%. Ed infine la mia aiutante per eccellenza, che ho acquistato da poco, una planetaria che diciamo è un ottimo aiuto, ma non è strettamente necessario. Diciamo che per chi poi prenderà la passione per gli impasti, diciamo, è un ottimo aiutante. Come avrete notato, non è presente quindi il forno né tantomeno una pietra refrattaria, perché ho ordinato tutto e riceverò il tutto a breve, quindi uno dei prossimi video andrò a pubblicare una video recensione specifica del forno che ho acquistato e non vi dico qual è. Sicuramente potete acquistare qualsiasi tipo di forno per pizza che volete. Quello che vi consiglio, che mi sento di poter consigliare, è che se volete replicare una pizza simile napoletana, il vostro forno che andrete a comprare dovrà avere una temperatura di almeno 400 gradi, quindi da lì in su, quindi l'ideale sarebbe sui 430-450 gradi per ottenere una cottura rapida, quindi restando entro i 90 secondi canonici e ottima. Ovviamente tutto tarato in base anche a quelle che saranno le idratazioni degli impasti che andremo a fare. Quindi amici, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete il like e attivate la campanellina, così sarete sempre informati su tutti i nuovi video e le nuove video ricette. In più iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, il link lo trovate in descrizione, insieme a tutti i link degli strumenti che avete visto in questo video. Alla prossima!